Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, con un video che prosegue il ciclo grazie alla collaborazione di un elemento di spicco della Lega Pauper Martesana, Paolone, che ci presenta un approccio al formato, una lista decisamente insolita. Nonostante utilizziamo i colori Boros, ben presenti nel formato, con liste molto solide, questa volta ci affidiamo a creature dell'etnia Encore, che portano in dote una tipologia di effetti curioso, che tra le altre cose non costa mana per funzionare. Questa particolare abilità interagisce alla perfezione con altre creature che sono in grado di ingrossare, anche di molto, la loro costituzione, per una finalità solo in apparenza difensiva, come avremo modo di scoprire in questa disamina approfondita. Questa volta vi parleremo di Lethal Cleric. Sebbene siamo andati a scavare nei meandri del formato, abbiamo di fronte un gruppo di creature, 4 Nomads Encore e 2 Spirit Encore, che fanno esattamente la stessa cosa, ridirezionare un danno verso un'altra creatura, con un'attivazione che non costa mana. Sulle prime uno potrebbe pensare di trovarsi di fronte a carte difensive, utili in un contesto in cui pullula il rosso, se non fosse che ci sono altre 2 creature, Darrow Spiritualist e Task Force, qui entrambi in 4x, che se bersagliate da una magia o da un'abilità gonfiano la loro costituzione. Abbiamo così, con una certa consistenza, le basi per avere una creatura in campo con costituzione tendente all'infinito, visto che l'abilità dei core può essere attivata quante volte vorremmo, anche in maniera preventiva, così da avere un bittante che con altri pezzi specifici potrà diventare letale. Tra le creature abbiamo visto come abbiamo a disposizione una certa consistenza per avere in campo almeno un bittante con la costituzione enorme, e se siete affezionati del formato povero dovreste sapere che abbiamo più di un modo per convertire la costituzione con la forza in un battibaleno. Già, perché grazie a un paio di magie, Inside Out in 4x, che dava il nome a un mazzo omonimo, e About Face, qui in 2x, abbiamo i mezzi per questo trucchetto, così da avere in campo dei bestioni dal nulla, pronti ad annichilire l'avversario di turno senza dover obbligatoriamente perdere carte o contare su quel che abbiamo nel cimitero. Con un piano di gioco di questo tipo ci doteremo, per proteggere le nostre potenziali chiusure a terra, di ben 3 Lorance Escape e di un Apostle's Blessing, così da rendere i nostri pezzi resilienti quanto basta per andare a segno, magari anche protetti da un colore per superare eventuali bloccanti. Per temporeggiare contro mazzi più veloci di noi, approfittando anche delle nostre creature, che sono tutte bianche, utilizzeremo con profitto 3 Prismatic Strengths, carta ottima, con il suo effetto nebbia, utile anche a salvaguardare i nostri pezzi da eventuali blocchi sfavorevoli. Ci sono poi un paio di tech di contorno che ci aiuteranno in alcuni frangenti particolari, a partire da un Flaying Pain, che inibisce la possibilità di prevenire il danno da parte dell'avversario, impedendogli nei fatti di sfuggire alla nostra chiusura. L'altra è una nostra vecchia conoscenza del formato, Fling, in 1x, che rinvendisce sui fasti combinando l'effetto di pump delle nostre creature con Inside Out, così da scagliare direttamente in faccia all'avversario danni sufficienti per ucciderlo, superando blocchi fastidiosi o protezione a velocità istantanea. Infine, per avere un modo per scavare in cerca dei pezzi chiavi per chiudere, abbiamo a disposizione 4 Faithless Looting, carta che non ha certo bisogno di presentazioni vista la sua versatilità, unita alla sua capacità di essere giocabile anche dal cimitero. Con un gameplay che punta a produrre con una certa solidità un bittante enorme pronto ad uccidere un avversario, è chiaro che ci serve qualche trucco per dare evasività a un nostro pezzo, con la sicurezza di renderlo letale in modo proficuo. Per questa esigenza ci vengono in soccorso i Wedding Invitation in 4x, carta che si ricicla al suo ingresso, risulta subito efficace con un costo di lancio più che accettabile, considerando che buona parte del nostro mazzo ha una curva decisamente bassa per poter entrare in azione. Abbiamo visto che il nostro gameplay trova in un artefatto un ottimo enabler per rendere il nostro piano combo efficace e incisivo, senza incappare in blocchi sfavorevoli, ma abbiamo un altro ostacolo da superare per rendere la nostra build letale, la debolezza di evocazione delle creature. Una grana non di poco conto in un formato rapido come il Pauper, ma anche qui c'è una soluzione al problema, composta dai Bitter Reunion in 4x, che ci danno modo non solo di scremare la mano di carte poco efficaci, ma con un solo mana, in modo da dare rapidità alle nostre creature. Un bel vantaggio visto che in un'unica carta trovano posto uno strumento per fare card selection con un elemento per rendere la nostra combo immediatamente letale per l'avversario di turno. Con una base di creature e magie che non necessita di chissà quali investimenti in mana per funzionare al meglio, il comparto terre non ha bisogno di chissà quali stratagemmi per sostenere al meglio questa lista, che sì è pazza, ma ha diversi aspetti positivi dalla sua. Per avere il rosso a disposizione oltre al bianco ci dotiamo di 4 Rostvale Bridge e 4 Windscald Crag, senza particolari esigenze visto che il secondo colore non è utile nelle prime fasi del match, quando dobbiamo inizialmente apparecchiare il nostro board.
E con ben 9 pianure affiancate da 2 montagne che soddisfiamo questa prima fase di gioco, dove temporeggeremo in cerca degli enabler per trasformare i nostri pezzi in arieti inarrestabili, pronti a portarci sul carro dei vincitori. Con un piano di gioco così specializzato, dove gli slot liberi per eventuali aggiustamenti non sono alla fine poi molti, è chiaro che la Cyborg deve essere focalizzata al massimo per risolvere situazioni specifiche che potrebbero inficiare le nostre agognate vittorie. Vista la massiccia presenza del blu nel meta attuale, non possiamo fare a meno di 4 Pyroblast, indispensabili anche solo per proteggere dai counter molesti le nostre giocate chiave, quando saremo sul punto di chiudere dal nulla. Per un minimo di controllo verso i board avversari ci dotiamo di Trend of Festivities, mantenendo un approccio poco esoso sul fronte del mana, con la massima resa rispetto a quello che potrebbe bloccare le nostre combat micidiali. Per rendere più protetti, ma anche evasivi i nostri pezzi chiave, aggiungiamo altri 2 Apostles Blessing a quelli presenti tra le 60, nel caso dovessimo fare più spesso lo slalom tra le file nemiche, ricche di pezzi indigesti da addomesticare. Analogamente incrementiamo un Flare in Pain aggiuntivo a quello già presente di main, per contrastare archetipi a base combo che puntano a generare mana infinito, impedendoci così di salvarsi dalle nostre chiusure. Come carta versatile utile in un meta ricolmo di artefatti e piccole creature, annoveriamo 2 Cast into the Fire, una delle ultime new entry del formato, che qui svolge non solo da strumento di interazione, ma anche come attivatore ulteriore dei nostri pezzi, che gonfieranno ulteriormente la loro costituzione. Infine, come risposta versatile, prendiamo in considerazione Threadbringer Cleric, che con il suo ETB polivalente può risultare utile in diverse occasioni, ad esempio rimuovendo Journey to Nowhere moleste, ma è a sua volta un chierico, interagendo con il Dauro Spiritualist, potendo così ingigantire la sua costituzione in caso di bisogno. Vista la tipicità di questo archetipo, è bene soffermarsi un momento su come pilotarlo al meglio per rendere efficaci le varie tech che lo compongono, che sono molto diverse tra loro e devono essere incastrate nella giusta sequenza. Siamo in effetti di fronte a un'evoluzione del vecchio Trailer Stripe Combo, ormai finito nel dimenticatoio a causa dei ban che hanno falcidiato i suoi motori di card advantage, offrendoci un approccio alle partite meno rischioso, visto che non perdiamo né mana né carte nel processo di pump dei nostri enabler. La combinazione dei core con i Dairo Spiritualist e i Task Force ci permette comunque di gonfiare all'infinito, anche a velocità istantanea, la costituzione dei nostri pezzi, rispondendo a combo a vita infinita di mazzi come famiglie e Altartron, o a rimozione diretta a cui possiamo rispondere insistendo sulla pila senza tregua. A questo piano si affiancano alcuni trucchi come Wedding Invitation e Bitter Reunion, rendendo il piano agro molto più efficace nel caso l'avversario avesse la tendenza di popolare il board o non ci lasciasse molti margini di manovra per lasciare in campo le nostre creature. In questi frangenti le protezioni sono fondamentali da giocare con accuratezza per proteggere i passi successivi con Inside Out o About Face per trasformare i nostri innocui bittanti in finisher letali. Si sono aggiunte nel tempo 2 chicche che possono risolvere diversi frangenti spiacevoli, in primis Flare in Pain, che risulta ottima contro Prismatic Strength inopportune, oltre a risultare perfetti bersagli per i nostri effetti di loot, visto che possiamo giocare questa carta anche dal cimitero. E poi c'è Fling, che va a risolvere il piano di attrito di diversi avversari, evitando di passare dalla combat o insinuandosi nella pila dei pump F dei nostri core, subito dopo i nostri effetti di switch della costituzione con la forza, trasformando il nostro piano in un botto letale. Un'evoluzione di un concept vecchio ma molto solido, che offre degli angoli d'azione inaspettati che possono vedervi vittoriosi in più di un'occasione a dispetto dell'improbabile accozzaglia di creature del passato, sconosciute ai più. Vista la natura peculiare di questo mazzo, a metà tra il combo e l'aggro, cerchiamo con questo approfondimento di chiarirvi al meglio la resa della build nel meta odierno, facendovi toccare con mano il potenziale di questa lista pazza e comunque in grado di proporre. Verso gli aggro deck siamo messi bene, soprattutto se per vincere devono passare dalla combat, visto che i nostri bloccanti o ottengono una costituzione immensa o ridirigono il danno su altri pezzi, così da avere bloccanti tosti da fronteggiare. Bisogna prestare un po' più di attenzione verso Mono Red Barn, dove sarà fondamentale massimizzare le nostre Prismatic Strengths, anche a costo di sacrificare qualche turno prima di scombare, per essere certi di non mostrare il fianco a qualche botto di troppo. Verso i combo deck, soprattutto quelli che non hanno molte interazioni, siamo messi particolarmente bene, anche perché abbiamo ottime risposte per il loro smodato incremento di punti vita, oltre a diverse tech come gli Switch Effect sui pezzi di Familiar che ci danno parecchi spot favorevoli su cui optare. Verso i control deck dobbiamo approfittare dell'effetto sorpresa che suscita questo mazzo, che a seconda dell'avversario si deve adattare con un gameplay più o meno aggressivo, a seconda della presenza di counter o di rimozioni a base rossa inefficaci contro le nostre creature. Discorso ben diverso verso Dimir Terror, perché schiera una mole considerevole di rimozioni e strumenti di sacrificio che difficilmente ci permetteranno di apparecchiare i pezzi per chiudere con serenità, rendendo il matchup un vero incubo per noi.
Verso i midrange si deve fare un distinguo, visto che c'è una certa differenza di approccio, con quelli a base rossa come Boros Synth o Affinity, dove ci sentiamo un po' più a nostro agio visto che hanno meno rimozioni problematiche per i nostri pezzi, che al massimo possiamo con Downbringer Clay gestire in qualche modo. Se si tratta di versione base nera come Carlin Black o Hordes of Ephemerate siamo in seria difficoltà, visto che hanno una quantità di rimozione efficace maggiore e l'unica strada percorribile è quella di mettere in campo più bestie alla volta, per superare gli effetti di sacrificio non risolvibili dalle nostre protezioni da un colore. Vi abbiamo raccontato per sommi capi la resa di questa build rispetto al meta odierno, ma a breve vi presenteremo alcuni gameplay su MTGO, dove potrete assaggiare con mano tutto il potenziale di questo archetipo, pazzo sì, ma in grado di stare al passo con i mazzi più blasonati. Siamo arrivati al termine di questa disamina, un po' diversa dal solito, guidata dal nostro Paolone della Lega Pauper Martesana, alla scoperta di un mazzo tanto ardito quanto inconsueto, per un approccio al gioco divertente e stimolante al tempo stesso. Questo appuntamento verso archetipi pazzi ma non per questo meno vincenti si conclude qui, ma siamo certi che gradirete questo tipo di appuntamenti, arricchiti anche da succosi dettagli nel blog del nostro deck builder, con un focus ulteriore a liste di certo in grado di stupire i vostri avversari. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.